in questo video. Dal sud dell'Africa al centro del cuore. La kizomba nasce in Angola, antica colonia portoghese, e si diffonde in seguito in tutti i paesi in cui si parla appunto il portoghese, poiché i testi delle canzoni utilizzano tale idioma. Un po' alla volta diventa una febbre anche in Europa, iniziando dal Portogallo e favorita dall'immigrazione di massa del XXI secolo. Una musica moderna, spesso elettronica, con un ritmo semplice, lento, molto marcato, movimenti morbidi da interpretare a seconda del proprio stato emotivo, infinitamente sensuale o divertente e imprevedibile. La kizomba piace a tutti perché è orecchiabile, ma anche perché è moderna con le sue influenze urban. Impossibile ballare distanti, la kizomba si esprime al meglio stando abbracciati e guidando i movimenti con il contatto del corpo. Che siate amici, che siate innamorati, stringetevi e chiudete gli occhi. Inizia la magia della kizomba. I brani musicali di kizomba sono caratterizzati da un ritmo denominato bachida, il quale scandisce con le percussioni la struttura di ogni canzone. Questo ritmo costante, insistente, orecchiabile, viene talvolta a mancare, lasciando spazio a momenti di attesa o di sola melodia, come spesso accade nella fase introduttiva o intermedia delle canzoni. I ballerini di kizomba devono pertanto interagire con la musica, in maniera da entrare in simbiosi con essa ed interpretare il ritmo a seconda del momento musicale che stanno ascoltando. Nella fase di bachida è indicato eseguire passaggi più ampi che potrete studiare in questo videocorso, ma nei momenti in cui tale ritmo viene a mancare è opportuno eseguire una danza più misurata, di contatto, limitando gli spostamenti e dedicandosi maggiormente ai movimenti del corpo. Parlando in termini di ballo, la kizomba viene interpretata principalmente in due modi, i quali sono assolutamente conseguenti alle variazioni di ritmo, come spiegato nel paragrafo precedente. Nei momenti musicali in cui la bachida è assente o meno marcata, è indicato interpretare la danza con movimenti più statici, caratterizzati da un contatto costante con il corpo del partner. Tale interpretazione della kizomba è denominata tarashinha e richiede una totale sintonia fra dama e cavaliere. L'argomento sarà approfondito ulteriormente nei prossimi paragrafi. Quando invece una canzone entra nel vivo con il ritornello e con i ritmi marcati della bachida, è opportuno eseguire tecniche che prevedano spostamenti più ampi con passaggi della dama da un punto all'altro piuttosto frequenti, che prendono il nome di passagem. In sintesi, è assolutamente prioritario ballare la kizomba facendosi guidare dalla musica, anziché eseguire una serie di tecniche preconfezionate o imparate a memoria.
Per imparare i passi base utilizzeremo una particolare posizione in assolo. Tale impostazione, oltre ad essere ordinata e composta nel suo aspetto, può essere utile anche per abituarsi alla presa necessaria in coppia. Pertanto, anziché lasciare le braccia libere, le utilizzeremo in modo da realizzare una presa sul polso destro, tenendo i gomiti ben sollevati e staccati dal corpo. Nei prossimi paragrafi sarà possibile approfondire tutti gli aspetti legati all'importanza della presa sul polso in posizione di coppia. La kizomba si balla con un preciso metodo di appoggio a terra, piegamento del ginocchio e distensione della gamba. La sequenza corretta di questi tre elementi farà scaturire un passo che deve risultare marcato, insistente, perfettamente adeguato al ritmo marcato e insistente, appunto, della kizomba. Come primo aspetto fondamentale, la meccanica del movimento prevede un appoggio deciso del piede a terra con tutta la pianta, come possiamo notare in queste immagini del cavaliere che, non indossando il tacco, rende più evidente l'utilizzo della pianta del piede. Tale appoggio deve essere eseguito con il rispettivo ginocchio già piegato quando il piede poggia a terra. L'effetto finale, che può essere di durata variabile, si ottiene subito dopo l'appoggio a terra, grazie alla distensione graduale della gamba. In conclusione, la sequenza corretta del movimento dovrà essere suddivisa in due fasi: appoggio con ginocchio piegato, distensione della gamba. Solo un esercizio costante potrà dare i risultati desiderati, ma non dimenticate di eseguire un buon riscaldamento prima di mettervi all'opera. La kizomba tende a mettere in evidenza i movimenti della parte inferiore del corpo, piedi, gambe e bacino. Non sono richiesti movimenti con il tronco o con le spalle, e questo aspetto è difficile da assimilare per coloro che già ballano altre discipline, specialmente le danze caraibiche. L'aspetto fondamentale sul quale esercitarsi, quindi, è la cosiddetta dissociazione, con la quale bisogna rendere indipendenti gli arti inferiori rispetto al tronco ed alle spalle. È davvero utile allenarsi davanti allo specchio con ripetuti e casuali appoggi, facendo attenzione ad evitare movimenti sussultori e ondulatori con il tronco o con le spalle. La meccanica del movimento, come detto in precedenza, è composta da due fasi distinte: l'appoggio a terra con pianta del piede e ginocchio piegato e la distensione della gamba. Durante la distensione della gamba, il bacino sarà riportato in posizione naturale grazie a uno spontaneo e leggero movimento di risalita. Tale movimento del bacino può essere evidenziato, soprattutto per la dama, con esercizi finalizzati ad ottenere un miglior controllo del movimento stesso. Il risultato finale è chiamato roll e consiste in un dolce ondeggiare del bacino all'indietro durante la fase della distensione della gamba. Sono movimenti che in posizione ravvicinata dei partner devono sempre caratterizzare la kizomba. Pertanto è utile allenarsi ad ottenere un perfetto controllo del roll
per un buon risultato estetico. È importante sottolineare che la scarpa con il tacco renderà più evidente il roll della dama, perché il piede stesso avrà un appoggio rialzato all'indietro ed il bacino tenderà quindi a seguire la stessa traiettoria all'indietro e verso l'alto. Nelle fasi di tarascigna molto ravvicinate, il roll è una componente essenziale del ballo. Nelle fasi con passaggi più ampi, invece, si darà meno risalto al roll. Per iniziare a ballare una kizomba, dama e cavaliere dovranno formare una posizione chiusa, la quale si definisce in tal modo per via dell'utilizzo completo delle braccia, che non lascia spazi aperti fra i due partner. Il braccio destro del cavaliere dovrà fasciare completamente la zona mediana della schiena della partner, ottenendo così il perfetto controllo della stessa. Il braccio sinistro della dama dovrà poggiare sulla spalla destra del cavaliere, cercando una posizione molto alta per l'appoggio della dama, che deve raggiungere o superare la testa del partner. Tale aspetto è ovviamente relativo all'altezza dei ballerini e va modulato in base alla conformazione fisica dei partner. Quel che più conta è riuscire ad abbracciarsi tenendo in costante contatto la zona superiore destra del tronco del cavaliere con la zona superiore sinistra della dama. La mano sinistra del cavaliere dovrà completare la chiusura della posizione con una presa sul polso destro della partner. Il pollice sinistro del cavaliere sarà inserito nella mano destra della dama. Le due mani saranno tenute ad un'altezza mediana rispetto al corpo e comunque sempre più in basso delle spalle. In virtù di questa posizione, i gomiti risulteranno sporgenti e molto in evidenza. L'elemento più importante per ballare la kizomba in modo soddisfacente è di sicuro la perfetta connessione tra dama e cavaliere. Per comprendere meglio questo elemento, vi consigliamo di assumere una posizione frontale non troppo ravvicinata per eseguire un esercizio specifico. La dama dovrà sbilanciarsi in avanti e distendere completamente le braccia per sorreggersi. Le sue mani ben aperte poggeranno sul petto del cavaliere con una decisa e costante pressione dovuta al baricentro spostato in avanti. Il cavaliere, con le mani giunte dietro la schiena, dovrà offrire sostegno alla dama spostando anch'egli il baricentro in avanti. Utilizzando come unico collegamento fra i partner questo appoggio mani-petto, il cavaliere dovrà indurre la dama ad eseguire spostamenti dietro, avanti e laterali senza l'aiuto delle mani o del linguaggio. I partner dovranno dialogare esclusivamente con il linguaggio del corpo e con la pressione costante l'uno verso l'altra, alla ricerca di una perfetta connessione che darà sicuramente i suoi risultati nel tempo. Il risultato finale di tutti gli elementi descritti poc'anzi darà origine ad una posizione chiusa che definiremo a piramide. Con il baricentro spostato in avanti e con una pressione costante sul corpo dei partner si otterrà la connessione desiderata e si potranno trasmettere gli input
per condurre i movimenti con grande efficacia. Una volta eseguita la posizione a piramide, potrete sperimentarne l'efficacia provando a guidare la dama senza parlarle. Quest'ultima, nel frattempo, potrà anche tenere gli occhi chiusi, alla ricerca di sensazioni diverse non derivanti dalla vista o dall'udito. Adesso siete pronti per scoprire tutti i segreti dei passi della kizomba. Grazie per aver seguito le nostre lezioni. Arrivederci da Dance TV.